cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Salve ragazzi e bentrovati sul mio canale. Come al solito iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanella per avere le novità subito a portata di mano. Oggi vediamo come collegare un relè smart di Smart Life, del software che gira sul software Smart Life. Questo è un relè però a 12 volts, ci sono i 220 e i 12 volts. Questa è una schedina relè a 12 volts che allegherò, comunque il link di acquisto su Amazon lo allegherò in descrizione. Quindi ora vediamo questo modello, proprio quello che allegherò in descrizione. Allora, questo modello è della Smart Life, come dicevamo prima. Questa è la scatolina, che la togliamo, non ci serve. Questo è il relè. Allora, questo relè praticamente ha il circuito di potenza, che sono questi, l'alimentazione, e viene gestito per mezzo del canale 1 e canale 2. Il mode, il tasto mode, questo qua. Questo tasto serve praticamente per utilizzarlo in funzioni diverse. Se lo premete una volta fa lavora in modo monostabile, quindi impulsivo, un clic e ritorna, un clic e ritorna. Se lo premete un'altra volta funziona in modalità interruttore, quindi io premo il primo canale, poi lo vedremo adesso per fare un'infarinata iniziale. Premo il primo canale e rimane bloccato acceso, premo il secondo canale e rimane bloccato acceso, ripremo, si spegne, ripremo, si spegne. Quindi ogni canale è gestito come un interruttore. Nella modalità 3 invece i pulsanti vengono utilizzati in una sorta di alternanza. Si possono collegare nella modalità 3 nel modo in cui dovrei comandare una tapparella. Quindi il pulsante 1 mi eccita questo relè si diseccita subito e appena premo questo mi cambia relè, quindi questo rimane eccitato per tutto il tempo. Dopodiché se io dopo premo subito questo mi spegne questo e mi accende quest'altro, come se fosse un comando di un motore in cui dovrò poi girare le fasi in modo che diciamo, i contatti sono separati. Quindi questa è più o meno la funzione principale. Ora andiamo a vedere come si collegano questi relè. Questo è il relè in oggetto. Ora noi andremo ad collegare l'alimentazione, che è collegata su questi morsetti qua. Andremo ad utilizzare il cavo rosso e nero, che noi prenderemo alla 12 volts del nostro camper. Vediamo il nostro relè. Andiamo a collegare l'alimentazione. L'alimentazione su questo tipo di relè non è specificata la polarità, ma normalmente è il primo a sinistra positivo e il destro negativo. Prendiamo un cavo rosso e nero al quale noi collegheremo un fusibile e lo collegheremo all'alimentazione alla 12 volts del nostro camper, ovviamente lato servizi. Colleghiamo il positivo. Il positivo va messo nel polo numero 1 trovato da sinistra, quindi questo è positivo e questo è negativo. Non è specificato sulla schedina, però non succede niente, se lo invertite massimo che fa non funziona, ma non si brucia nulla, già provato. Quindi positivo e negativo. Andiamo a collegare l'alimentazione. Ora noi useremo una batteria. Ora faremo un collegamento volante solo per farvi vedere come funziona il relè. Appena data alimentazione il nostro relè si accende. Ora vediamo il collegamento del carico. In questa situazione qua il relè con il LED blu lampeggiante veloce ci sta dicendo praticamente che sta aspettando una connessione wifi, però ora a noi questo non ci interessa, lo andremo a collegare wifi più tardi.
Vediamo i nostri relè, relè 1 e relè 2. Andremo a collegare sui nostri relè il circuito di potenza, quindi andremo a collegare una lampada che vogliamo che si accenda o si spenga nel momento in cui io premo i pulsanti. Relativamente, premendo il pulsante canale 1 si accenderà il canale 1, premendo il pulsante canale 2 si accenderà il canale 2, quindi quello che noi poi collegheremo a questa uscita si accenderà o si spegnerà in funzione della lucina che vediamo come segnalazione. Cominciamo a vedere le modalità. In questa modalità è una modalità bistabile, quindi premo il canale, rimane eccitato finché io non lo ripremo. Stessa cosa, rimane eccitato finché non lo ripremo. Andiamo a vedere, cambiamo modalità, ripremiamo mode, un singolo tocco, vediamo che il relè è diventato monostabile. Cosa significa monostabile? Stabile in una posizione. Quindi vado, premo, lui colpisce e ritorna. Chiude il contatto e ritorna. Chiude il contatto e ritorna. In questa situazione viene utilizzato per poter comandare qualcosa in maniera monostabile, quindi noi potremmo collegare il circuito di potenza su un circuito di comando di un relè bistabile. Invece nel caso in cui abbiamo un'accensione di una luce che è comandata da un pulsante, quindi non un interruttore che rimane chiuso, noi mettiamo questa modalità e questi fili qua li andiamo a collegare sul pulsante, quindi simuliamo che quando io premo questo, quando io premerò, questi noi non li utilizzeremo, quando io premerò il pulsantino sul mio smartphone che farà eccitare questo canale, automaticamente accenderà questo relè che sarà collegato a un altro relè che già in un impianto già preesistente e accenderà quella luce. Se io lo premo un'altra volta, sempre facciamo finta sullo smartphone il telecomando, premerò e lui che cosa fa? Eccita questo relè. Ragazzi, eccoci qua, abbiamo alimentato, abbiamo collegato il più e il meno della nostra alimentazione sul nostro relè, quindi è solo alimentato. Il LED blu lampeggia velocemente per evidenziarci che nel standard Smart Life secondo, più di una volta al secondo, quindi è un lampeggio veloce, ci sta comunicando che sta aspettando una rete wifi a cui connettersi. Quindi noi andremo adesso a posare la schedina, andremo sul nostro smartphone, apriamo l'applicazione Smart Life che già ho provveduto ad aprire, andiamo su più, quindi aggiungiamo una periferica, aggiungi dispositivo, automaticamente ci si apre un'interfaccia dove ci segnala diversi dispositivi, ma non ci interessa perché noi selezioniamo un dispositivo tipo, poi il sistema si accorgerà da solo di che cosa è questa schedina, perché se fosse un altro accessorio se ne accorgerebbe comunque il sistema, quindi è un po' una cosa che non serve. Noi selezioneremo presa wifi, ok, selezionato presa wifi, selezioniamo la rete a cui ci dobbiamo connettere, quindi a cui preferiamo connettere questo dispositivo, in questo caso si chiama router, avanti, 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 lampeggio veloce, vedete come vi dicevo specifica che, di sincerarci che la schedina abbia il lampeggio veloce. Noi confermiamo, clicchiamo sul lampeggio veloce, ora impiega qualche secondo per abbinare la schedina al nostro sistema, vediamo che si è spento il LED, ora il LED lampeggia, ha lampeggiato una volta blu, ora è fisso, sta facendo la ricerca, come vedete, ora sta facendo tutta la procedura, ok, adesso l'ha trovato e l'ha mandato online, quindi questo dispositivo da questo momento in poi è già configurato sul nostro smartphone. In questo momento lo chiama praticamente Wi-Fi Switch 2 CH5, che è uno standard. Lo selezioniamo il più e possiamo dargli il nome che vogliamo. Io lo rinominerò, lo rinominiamo prova. Ok, a questo punto gli diamo fine e io mi troverò sulla mia schermata, a parte me lo visualizza subito, switch 1 e switch 2 è il nome di default. Praticamente che cosa è? Lo switch 1 è il primo relè, lo switch 2 è il secondo relè, è la simulazione di premere questi pulsanti qua. Vedete? Se io premo questo pulsante qua, il primo,
attiva il primo relè e qua sull'applicazione mi fa vedere che è attivato il primo relè. Quindi accendiamo, rimane acceso e vedete che sul telefono è evidenziato acceso l'ingresso 1. Quindi lui rimarrà in questa modalità finché io non l'andrò a modificare, quindi per sempre. Clicchiamo, accendiamo questa luce. Ora facciamo una simulazione, rinominiamola come LED e prova. Ok, fatto questo sappiamo che se clicchiamo questo si accenderà il relè di sinistra a cui noi andremo a collegare il LED sulla morsettiera subito sotto per far accendere il LED. Il prova lo lasciamo in prova ma ha le stesse funzioni. Clicco il prova, ce l'abbiamo tutti e due accesi come vediamo anche da qua. Dal smartphone faccio la stessa cosa, clicco, prova, LED, spegne LED. Quindi abbiamo già programmato la schedina smart sul nostro smartphone. Andiamo indietro e vediamo che adesso il dispositivo si chiama prova, come l'avevo chiamato io. Clicchiamo dentro e ci appare la tendina che abbiamo visto prima. Ora andremo a collegare su questo relè un LED, una schedina che ho trovato, un collato temporaneamente per fare le prove. Andiamo a collegare questo LED sul relè che abbiamo chiamato LED. Per collegare un LED noi abbiamo una lampada, qualsiasi lampada a 12 volts in continua, abbiamo un positivo e un negativo. Allora normalmente si interrompe il positivo per una questione tecnica. Il ground, che è il negativo, viene sempre messo in un'autovettura a massa, quindi si va a lavorare sempre sul positivo. Allora noi da subito che cosa facciamo? Spelliamo il negativo e lo colleghiamo in batteria, in modo che questo LED avrà già il negativo sempre collegato. Ora facciamo proprio una cosa volante per fare le prove. Il positivo del nostro utilizzatore, in questo caso la striscia, lo colleghiamo sul comune del nostro relè, perché questo relè, se noi lo capovolgiamo, vediamo che ha, non so se si leggono, delle scrittine con scritto comune NCNO. Questo significa che questo relè tra comune ed NC è normalmente chiuso, tra comune e NO è normalmente aperto. Tutte le nostre accensioni funzionano in normalmente aperto perché vengono accese o chiuse nel momento in cui si accendono. Quindi noi utilizzeremo comune e NO. Quindi colleghiamo il nostro positivo della nostra striscia, la colleghiamo sul comune del relè che avevamo chiamato LED, quindi quello di sinistra, lo vediamo, questo, lo colleghiamo e lo ammorzettiamo. Ora non facciamo altro che collegare il normalmente aperto al nostro positivo, che era la linea che gli mancava, la fase che mancava. Quindi prendiamo un cavetto rosso su questo morsetto che era l'NO, quindi il normalmente aperto, e colleghiamo il nostro positivo sul positivo della batteria. Ok, quindi in questa situazione qua abbiamo collegato la nostra striscia LED su già il nostro relè smart. Proviamo ad accenderlo. Accendiamo il LED, eccolo qua. Spegniamo il LED, eccolo qua. La stessa cosa la facciamo da qua, canale 1, LED acceso, canale 1, LED spento. Questo lo vediamo dal telefono, andiamo su prova, adesso ce l'ha presa la memorizzazione, clicchiamo LED, ecco qua, abbiamo praticamente domotizzato in 5 minuti una nostra accensione del camper. Ok, allora una cosa importante, noi abbiamo normalmente gli interruttori all'interno del nostro camper.
In questo caso stiamo utilizzando un comando impulsivo. Impulsivo è che io premo il pulsante, un solo clic e mi attiva un qualcosa. Noi normalmente nel nostro camper abbiamo gli interruttori, quindi bisognerebbe fare una modifica sul collegamento degli interruttori, trasformando, diciamo, l'accensione che abbiamo come interruttore in pulsante. Ora che abbiamo affrontato l'argomento di collegare un relè, vediamo come possiamo fare questa modifica di far funzionare questo relè sul nostro camper con un'accensione già funzionante. Dovremmo sostituire questo sistema qua che abbiamo nella nostra accensione, perché noi arriviamo, abbiamo un interruttore è un qualcosa che è bistabile, quindi si ferma in una posizione e lì rimane. Così è acceso, noi lo premiamo, lui cambia posizione e così è spento. Noi però dovremmo andare a comprare, invece che un interruttore, un pulsante. Noi dovremmo andare a comprare questo qua, che tocchiamo, ritorna, tocchiamo, ritorna, perché il sistema del relè smart funziona impulsivamente, come dicevamo prima. Allora, vediamo come fare. Questa è la situazione che troveremo nel nostro camper. Abbiamo la nostra luce che si accenderà da un interruttore. L'interruttore, se noi lo giriamo, troviamo due fili. Noi dovremmo andare a staccare questi due fili. Prendiamo i nostri due fili che troviamo dietro l'interruttore. Ok. E li colleghiamo rispettivamente come abbiamo visto prima. Un filo dell'interruttore andrà qua e un filo dell'interruttore andrà qua. Ok? Quindi questo relè si sostituirà al nostro interruttore. Ora però noi, per accenderlo anche in maniera manuale, dovremmo portare al nostro interruttore, che sarà in una posizione fissa, quindi vicino all'entrata o da qualsiasi parte sta, dovremmo portare indietro due fili e sostituirlo con un pulsante. Quindi a questo punto andremo a riportarci indietro due fili, li collegheremo sul nostro pulsante, che ovviamente sarà della stessa marca e dello stesso tipo di cui avevamo l'interruttore, in modo che non faremo altro che sostituire praticamente un interruttore con un pulsante. In questo caso abbiamo già collegato il nostro pulsante e lo incastreremo nel nostro supporto, quindi andrà a sostituire praticamente l'interruttore. Andremo a collegare i due fili del pulsante che avremmo portato a parte. Vanno praticamente, dovremmo saldarli praticamente in questa posizione sul pulsante relativo. Quindi se noi questo pulsante, che è il canale 1 CH1, ci accende la nostra striscia LED, lo vedete, noi dovremmo fare in modo di simulare che premiamo questo pulsante, quindi andremo a saldare solamente, e abbiamo praticamente già finito. Ok, una volta collegato il nostro pulsante avremo questi due fili del ritorno del pulsante, che devono essere molto sottili, questi già sono troppo grandi per essere saldati là, devono essere un 0,22, è solo una segnalazione. E andremo praticamente a parallelare i fili di questo pulsante, che simulerà la pressione di questo pulsante qua. Quindi andremo a saldarlo uno qua e uno qua. Andiamo a saldare. Ok, saldatura effettuata. Potete vedere come ho saldato i cavi sul canale 1. Stessa cosa andrà fatta per il canale 2. Proviamo ad alimentare il tutto. Abbiamo alimentato la nostra schedina. Abbiamo provveduto a parallelare questi fili. Ora vediamo, facciamo una prova. Accendiamo. Spegniamo dalla nostra schedina. Accendiamo, spegniamo dal nostro relè. Potete vedere che avendo parallelato, praticamente avendo riportato questo interruttore, lo faccio vedere, su questo pulsante, cioè questo pulsante sul pulsantino integrato sulla scheda, non abbiamo fatto altro che parallelarlo. Quindi quello che fa questo
farà questo, perché è tutti e due impulsivi. Se io avessi lasciato l'interruttore è come se io tenessi sempre premuto il pulsante e non funzionerebbe nulla. Ok, quindi va fatto impulsivo e impulsivo. Diciamo, ribadendo, facendo un piccolo facendo un piccolo riassunto. L'interruttore va sostituito con un pulsante, vanno riportati giù i fili degli interruttori e collegati sul relè, vanno portati giù una ulteriore coppia di fili molto fina, più fina è e meglio si salda perché non c'è carico. Vanno portati un'altra coppia di fili da 0,22 molto fini, molto sottili, o da 0, ecco, questi da 0,50 già si saldano male. Su cui mettere un pulsante, quindi vado a sostituire l'interruttore con un pulsante, porto giù due fili e li collego sul pulsantino, così abbiamo fatto un'accensione smart utilizzando un pulsante meccanico. Quindi anche se io non avrò connessione internet, quindi questa schedina sarà offline, io utilizzerò l'accensione manuale tramite questo pulsante che non mi farà rimanere mai a piedi, cioè funzionerà sempre come era funzionata precedentemente, perché questa schedina quando va in internet raggiunge il cloud, allora funziona in maniera domotica, quindi è possibile fare gli scenari, qualsiasi cosa. Ma nel momento in cui internet non c'è, questa è un relè a tutti gli effetti, perché è alimentata, c'è un circuito per far eccitare e diseccitare il relè impulsivamente, quindi questa schedina funzionerà anche senza internet come un vero e proprio relè tradizionale. Ok ragazzi, io spero di essere stato abbastanza chiaro, e se ci sono domande potete metterle nei commenti. Come vi ho già detto ho messo un link del prodotto in descrizione, quindi potete acquistarlo tranquillamente in descrizione, costa una stupidaggine, e farci anche qualche esperimento di voi, tanto avete visto. Credo di essere stato abbastanza chiaro, ma se avete problemi o avete domande o avete dubbi potete scriverlo nei commenti e vi risponderò nella maniera più rapida possibile. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Per ora ci salutiamo e al prossimo video.